Teniamo presente che quando sciamo in pratica noi portiamo la nostra massa grande, cioè bacino, tronco, spalle e testa, che fanno una massa importante, la portiamo giù verso la discesa e dobbiamo farla deviare a destra e a sinistra. Più il percorso di questa massa è reso fluido, filante rispetto a dove dobbiamo passare con i piedi, e meno è la richiesta di tenuta e di sforzo. Quindi è molto importante quando entriamo in curva che mentre creiamo sponda con lo sci esterno la nostra massa venga gradualmente e prontamente indirizzata verso l'uscita curva. Dicevamo, è molto importante che la massa grande che trasportiamo verso valle abbia un percorso fluido il più possibile, senza alterazioni sia in alto-basso, sia in destra-sinistra, sia in rotazioni in un senso o nell'altro. È molto importante che nella fase di ingresso curva e attacco curva, cioè quando proprio ci sarà l'inversione di verso del moto della massa da questo verso a quest'altro verso, è molto importante in questa zona che con un buon appoggio sul piede, con una gamba esterna forte, la nostra massa non lasciamo che continui ad andare in questa direzione, ma è importante che riusciamo a indirizzarla verso quella che sarà l'uscita della curva. Quindi in questa zona è estremamente importante che ci sia sempre un collegamento, una forza tra piede e massa grande, e non che la massa grande se ne vada via leggera e distante dai piedi, ma che i piedi sentano bene il terreno, sentano bene la forza della massa grande sopra e possano spingerla gradualmente e al momento giusto verso l'uscita. Una volta cominciata ad essere indirizzata verso l'uscita, nella fase poi di accelerazione sarà facilissimo andare verso l'uscita curva. Se invece dovessimo lasciare andare ancora un po' la massa grande, saremo costretti ad aumentare il raggio di curva, ad andare lunghi, oppure a intraversare gli sci e dare una grattata per poter rientrare verso l'uscita curva prevista. Andiamo in pista e notiamo quando il nuovo sci esterno entra in curva, quindi vecchio interno, nuovo esterno, entra in curva cercando di sentire il terreno e di sentire il carico, la massa che gli sta sopra, senza che questa voli via troppo distante dal piede. Ecco il piede destro bene aderente al terreno, ora il piede sinistro da interno diventa esterno, cerca di sentire subito il vincolo, la lamina, la gamba sinistra è forte e sente il terreno e sente la massa sopra, cercando di indirizzarla con gradualità verso l'uscita di curva. Se si riesce bene in questa azione nella prima parte di curva, poi nella fase successiva di accelerazione sulla massima pendenza e verso l'uscita tutto diventa molto rapido in accelerazione, proprio perché la massa è già stata portata verso quella direzione. Quindi importantissimo nella fase di ingresso curva che il nuovo esterno senta il terreno, senta carico e possa proprio indirizzare, spingere la massa verso l'uscita della curva. Ecco, molto importante questo punto verso un terzo di curva, poi la fase forte di passaggio sulla massima pendenza con la massa già indirizzata verso l'uscita della curva,
il che consente da questo punto in poi di non andare a insaccarsi con troppi carichi, ma di andare già in fuga verso l'uscita. In questa discesa a seguire ci rendiamo conto anche dei tempismi esecutivi, con un buon appoggio in ingresso curva che diventa poi accelerazione verso la discesa e uscita in massima velocità.